Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo presso il concessionario Autoclub di Bari, dove oggi possiamo mostrarvi non una, ben due novità freschissime. Sono due novità mezze italiane e mezze statunitensi, penso avrete già capito dal titolo di cosa stiamo parlando. Vi porteremo alla scoperta per capire cosa cambia nelle nuove Jeep Renegade e Compass in versione 4xL plug-in hybrid. Non esitiamo ancora, andiamo subito a scoprirle entrambe. Iniziamo dalla Renegade 4xe. Come vedete, penso l'abbiate capito, ma in questo video ve lo mostreremo, l'auto è praticamente immutata nelle sue dimensioni e proporzioni esterne di design. Partiamo un attimo dalla vista frontale, dove abbiamo chiaramente i gruppi ottici che sono un po' induriti da questa forma un po' più netta nella parte superiore, ma mantengono la loro circolarità. Abbiamo chiaramente le famosissime 7 feritoie di Jeep per quanto riguarda la griglia anteriore, e abbiamo anche qui tutta quanta la parte bassa con le protezioni in plastica, oltre ai fendi nebbia. Un'auto dal look molto off-road, molto muscoloso anche il cofano. Vi faccio vedere un po' le nervature presenti qui sul cofano motore, fra un po' vi parlerò del motore stesso, ma qui nell'anteriore possiamo notare come appunto l'estetica sia rimasta immutata, come è immutata anche la sua larghezza di 1,81 m. Prima di passare alla parte laterale vi mostro questo piccolo dettaglio che vi fa capire che ci troviamo al cospetto di una 4xe, vedete un po' il blu oltre al grigio, e nella parte laterale anche qui l'auto è immutata. Chiaramente ci sono tutte le colorazioni più moderne che sono offerte da Jeep nella gamma. Abbiamo dei bei cerchi bruniti molto interessanti, ma ancora più interessante è questo dettaglio che insieme ad altri piccoli easter egg vi mostra come ci troviamo dinanzi ad una 4xe con la X della Renegade in blu. E questa, provo a farvela vedere, è la vista, se vogliamo, 100% laterale, dove l'auto mostra come è rimasta immutata anche nella sua lunghezza di 4,24 m. Protezioni laterali con i bordi smussati, nonostante siano molto squadrate nella loro forma e nel loro layout generale. Barre sul tetto, guardate un po', corrono per tutta la superficie di questa boxy car all'italiana, anche se stiamo parlando comunque di dimensioni piuttosto rilevanti. E anche nel posteriore l'auto è rimasta tutto sommato simile alla precedente. Notiamo anche qui il logo con una cornice in nero, una piccola cornice interna in azzurro e appunto il logo in grigio opaco. S perché questa è la versione S, fra un po' vi dirò anche le versioni disponibili al lancio, e qui il piccolo logo 4xe che mantiene cornice, se vogliamo, esterna in azzurro, scritta in lettering in grigio opaco, e la lettera E in azzurro totale, che contraddistingue nel mercato moderno le auto elettriche. Abbiamo anche due piccoli baffi, se vogliamo, che vanno verso la X, che stanno un po' a simulare la spina della presa di corrente, e la protezione inferiore con l'estrattore della vettura e il singolo scarico. Vi faccio notare anche un piccolo easter egg qui, spero si riesca a vedere nella trasparenza diciamo del faro posteriore. Vediamo i due fari della Jeep Willys con le 7 feritoie verticali, e questa è l'auto nella sua vista 3/4 posteriore. Guardate un po', praticamente è immutata, ma vediamo se riuscite, vi do un paio di secondi per farvi riuscire a riconoscere una differenza fondamentale. Nel frattempo vi dico che l'auto è alta 1,67 m, e se non l'avete ancora notato, qui abbiamo uno sportellino. Cela ovviamente la presa di ricarica della vettura. Ovviamente non abbiamo la combo, questa è una plug-in hybrid, non un'auto elettrica a tutti gli effetti, e invece qui sulla destra abbiamo lo sportellino che in questo momento è chiuso per quanto riguarda il rifornimento di benzina. A proposito di benzina, parliamo un po' delle motorizzazioni disponibili sulla Renegade e sulla Compass, che forse riuscite a vedere più lontano qui alle mie spalle. Batte un motore benzina, un 1.300 da ben 130 cavalli o 180, che unito al motore elettrico da 60 cavalli circa raggiunge una potenza complessiva nelle due configurazioni di 190 o 240 cavalli. Abbiamo un motore montato qui nella parte anteriore, un altro sotto all'altezza dell'asse posteriore, quindi l'auto riesce a percorrere in full electric non soltanto la guida cittadina, ma anche percorsi in off-road, come peraltro vi ha mostrato Bart in questo video con tutte le sue caratteristiche e le sue specificità del powertrain elettrico. Abbiamo il pacco batterie da 11,4 kWh
sotto il divanetto posteriore. E a proposito di divanetto posteriore, prima di passare all'analisi della Compass 4xe, non mi resta altro da fare che mostrarvi come è cambiato l'abitacolo della Renegade. Saliamo quindi a bordo. A primo impatto non è cambiato praticamente nulla, se non pochissimo. Abbiamo tutti i dettagli che vanno un po' a dare più grip, come si suol dire, alla vettura, insieme alle sue capacità di off-road, anche all'utilizzo cittadino. Abbiamo un piccolo logo qui sullo speaker che ci ricorda ancora una volta che siamo in una Jeep, come se non bastasse il badge identificativo al centro del volante di forma perfettamente circolare, con 3 razze, di cui quella in basso sdoppiata, pulsanti per quanto riguarda il controllo del computer di bordo, il TFT da 7 pollici dedicato al guidatore, pulsanti dedicati al controllo degli ADAS, al controllo del cruise control adattivo ovviamente, e anche al controllo delle telefonate. In questo momento gli schermi sono spenti, ve li ha mostrati Bart nel suo video focus sulla elettrificazione della gamma di Jeep. Abbiamo un TFT da 7 pollici come detto, con un quadrante dedicato alla ricarica e al power mode dell'auto. Abbiamo anche chiaramente il contagiri sulla sinistra, e qui al centro è rimasto immutato il display da 8,4 pollici dedicato al sistema Uconnect, quindi l'infotainment di casa FCA. Tanti pulsanti qui sotto non sono cambiati, dedicati a tutto quanto il controllo dell'aria condizionata, ma non solo, anche per l'autoradio. E qui in basso il selettore delle modalità per quanto riguarda le ridotte, il differenziale e i driving mode, quindi auto, sport, snow, quindi per la neve, modalità sand sulla sabbia e mud per il fango. Notate qui, oltre alla trazione integrale e alle motorizzazioni disponibili, vi devo dire anche che la Renegade 4xe e la Compass 4xe sono equipaggiate con un cambio automatico a 6 marce, come vedete qui, PRN e D. Gli interni tutto sommato sono rimasti immutati anche nella loro eleganza. Abbiamo anche una certa funzionalità, oltre all'eleganza stessa data dalla pelle nera e dall'avvolgenza dei sedili con le cuciture bianche a contrasto. La praticità è data da questo maniglione tra i tanti altri accessori che offre Jeep per la vita da fuoristrada. Chiudo lo sportello del guidatore, saliamo un attimo a bordo nella parte dedicata agli occupanti posteriori. Da qui abbiamo la visione completa della plancia e dell'abitacolo nella zona anteriore, e qui sotto una presa USB dedicata per quanto riguarda la ricarica dello smartphone. Non abbiamo delle bocchette dell'aria condizionata dedicate, ma dietro l'eleganza e la comodità continuano ad essere garantite dai sedili in pelle. Concludendo, non mi resta altro da fare che mostrarvi il suo baule da 330 litri. Qui abbiamo la l'handle, se vogliamo, per aprirlo, baule che appunto mantiene la sua capacità di carico grazie al fatto che qui sotto c'è la ruota di scorta, ma non abbiamo una, se vogliamo, invadenza del pacco batterie che si trova sotto il divanetto posteriore, divanetto che, come vedete, è frazionabile in modalità 40-20-40. Possiamo già dare uno sguardo ai 2 portabicchieri dedicati agli occupanti posteriori, e qui abbiamo un gancio, una tasca dedicata e anche una luce di cortesia. Qui dietro abbiamo anche un altro gancio, e ce ne sono altri 2 nella parte destra, nella parete destra se vogliamo. Qui cos'altro posso mostrarvi? Vi ho mostrato la ruota di scorta nel doppio fondo, e abbiamo 2 borse dedicate by Jeep, anche brandizzate. In una c'è la presa di ricarica per quanto riguarda le colonnine stradali e anche la wallbox di FCA, e qui abbiamo una classica presa per la ricarica domestica, per intenderci l'asciugo. Guardate qui anche questo bel dettaglio che richiama ancora una volta la presenza di una vettura Jeep. Chiudiamo il baule, e qui dietro di me c'è la Compass. Se la Renegade, che vedete ormai qui alle mie spalle, ha un prezzo di partenza nella versione 4xe, quindi la plug-in hybrid, da circa 38.500 euro, la Compass, adesso alle mie spalle, qui in grigio, un'auto super interessante, rimane immutata nelle sue dimensioni, ma cambia anch'essa il suo prezzo. Prezzo di partenza per la versione plug-in hybrid da 42.650 euro, ma adesso voglio mostrarvela in tutti i suoi dettagli e le caratteristiche che la modificano rispetto ad una normale Jeep Compass. Dimensioni mutate quindi per la Compass, parliamo di soliti 4,40 m di lunghezza per 1,82 m di larghezza e 1,62 m di altezza, mentre ve la faccio vedere nella sua vista nei 3/4 anteriore. Sostanzialmente mutate rimangono i gruppi ottici con la firma luminosa LED per l'anteriore, come anche le 7 feritoie di Jeep, che qui sono
meno longilinee, meno verticalizzate, sono più rettangolari, sempre con i bordi smussati. Ritroviamo ancora una volta il logo di Jeep, il lettering classico di Jeep con la cornice in azzurro, ma in questa versione qui abbiamo anche tanta cromatura che va a circondare sia le 7 feritoie sia la zona dei fendinebbia e la parte inferiore della griglia. Perché ho voluto mostrarvi queste cromature e questi piccoli dettagli? Guardate anche qui sotto la zona dello specchietto e per tutta quanta la cornice dei finestrini, perché le Jeep 4xe, sia la Renegade che la Compass, arrivano in diverse versioni e allestimenti. Questa qui è una Limited, la Renegade laggiù era una S, abbiamo anche la versione Trailhawk e quindi vanno un po' a differenziarsi nella gamma con tutti i loro dettagli prettamente estetici, ma anche con le loro caratteristiche di comfort. Continuano qui le protezioni in plastica, anche se su questo grigio della vettura, grigio scuro, sono più nascoste, e qui abbiamo dei cerchi a contrasto in grigio chiaro sulla verniciatura stessa. Nella parte posteriore ritroviamo, come di consueto, i gruppi ottici a LED della Compass, il badge limited come detto, anche qui la piccola cornice in azzurro e anche qui il badge 4xe. Oltre a questo troviamo, come anche sulla Renegade, sembra un leitmotiv, la presa di ricarica del pacco batterie. La configurazione è praticamente la stessa, stesse motorizzazioni, stessa trazione integrale. Vi consiglio di non perdervi il video fatto da Bart sul powertrain di queste due vetture. Perché? Perché le auto possono andare, come anticipato, in off-road anche in modalità full electric, modalità che chiaramente non permette di fare troppi chilometri, potete tranquillamente sognarvi percorrenze tra i 200 e i 400 km come le auto full electric. Le auto plug-in hybrid solitamente ne fanno sui 50, esattamente come le due Jeep Compass e Renegade 4xe, con una velocità massima in modalità elettrica di circa 130 km/h, un'accelerazione nello 0-100 di circa 7,5 secondi, però in modalità hybrid, quindi in combinato tra il motore termico a benzina e il motore elettrico, l'auto può raggiungere ben 200 km/h di velocità massima. Vi ho detto abbastanza, voglio mostrarvi il baule da 420 litri della Compass. Anche qui il baule mantiene la sua configurazione, la sua sfruttabilità. Abbiamo un abbattimento dei sedili posteriori in configurazione 60-40, ben due luci di cortesia. Questa versione qui monta anche l'elettroattuazione del baule e una presa a 12 volt, oltre ovviamente a delle tasche laterali. Nel doppio fondo anche qui abbiamo la ruota di scorta, perché anche in questa la configurazione del pacco batterie da 11,4 kWh sotto il divanetto posteriore viene mantenuta. Quindi premiamo il pulsante, aspettiamo che si chiuda il baule, ci avvisa con questo triplo avvertimento sonoro per evidenti ragioni di sicurezza. E quindi, per concludere, andiamo un po' a dare uno sguardo all'abitacolo della Compass. Sedili in pelle nera, un look, se vogliamo, ad alveare, e qui ci troviamo anche dinanzi ad una bella configurazione degli interni con questa cucitura a contrasto in color bronzo che si ritrova peraltro sulla leva del cambio automatico a 6 rapporti e anche all'interno della corona del volante. Mi ricorda molto il look delle palle da baseball, quindi molto USA, sebbene sia la Compass sia la Renegade laggiù vengono prodotte nello stabilimento italiano di Melfi, quindi sono anche molto italiane e in particolar modo lucane. Anche qui abbiamo il display TFT da 7 pollici dedicato al guidatore. Qui potete vedere meglio, un po' più illuminato, la configurazione con contagiri sulla sinistra e indicatore dell'utilizzo della carica sulla destra. Anche qui manteniamo una configurazione da 8,4 pollici per lo schermo touch dello Uconnect e tutti quanti questi pulsanti con anche le modalità di guida e il differenziale e anche le marce ridotte. In particolar modo abbiamo anche, per la connettività degli smartphone con Android Auto ed Apple CarPlay, anche una presa USB e un ingresso AUX. Infine il posteriore, saliamo anche qui a bordo della Jeep. È un po' buio, forse mi tocca aprire, ma comunque vi dico che ci troviamo dinanzi a due bocchette dell'aria condizionata, non possiamo deciderne la temperatura, una presa da 150 watt 230 volt e anche una presa per ricaricare lo smartphone tramite una USB semplice. Guardate un po' l'abitacolo della Compass 4xe e io adesso esco per la conclusione di questo video.
Ho chiuso la Compass, prima di salutarci qualche spunto. Voglio sapere qui sotto da voi nei commenti la vostra opinione riguardo la nuova elettrificazione del brand FCA, non solo in merito alle versioni plug-in hybrid di queste Jeep Renegade e Compass, ma anche relativamente alla nuova 500 elettrica che abbiamo visto qualche mese fa, video qui in alto nelle schede, e anche alle versioni dell'ibrido leggero, quindi il mild hybrid delle 500 Panda e Y by Lancia. Quindi voglio sapere le vostre preferenze, i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per non perdervi tutti i prossimi contenuti e se volete cercarci sui social o volete visionare il nostro sito internet vi posso cercare praticamente ovunque WeDrive.tv.